Amici carissimi, ben ritrovati dopo la pausa delle feste natalizie. Ma come avrete visto dai video short che ho pubblicato in questo periodo, non siamo stati fermi. Ma adesso eccoci a raccontarvi del nostro giro di Capodanno. Eravamo in una comitiva di ben 4 camper ed abbiamo fatto campo base a Brunico, in Valpusteria, nella provincia autonoma di Bolzano. Arrivati la sera del 29 dicembre ci siamo sistemati nel grande parcheggio in zona Stegona, proprio sotto la stazione ferroviaria. Il parcheggio confina a nord con il piacevole percorso ciclopedonale che corre sopra l'argine del fiume Rienza, affluente dell'Adige. Il posto è tranquillo e abbastanza silenzioso, i treni non si sentono per nulla, ma la quiete può essere disturbata dal rumore delle auto che transitano sulla strada. Il parcheggio è gratuito nei giorni festivi, mentre dal lunedì al sabato i camper pagano 1,50 € per ogni ora dalle 8 alle 24, fino alla cifra massima di 8 € per 24 ore. Il parchimetro accetta il pagamento elettronico oltre alle monete. I vigili passano frequentemente a controllare che sia tutto in ordine. Il fondo è sterrato e, sciolto il ghiaccio, si erano formate ampie pozzanghere con del fango. Non ci sono servizi per i camper. Oggi c'è una leggera nebbiolina, ma il clima ben si addice alla stagione e al momento così particolare. Per terra è tutto un po' ghiacciato, c'è solo una spolveratina di neve che deve essere quella che è caduta l'8 dicembre. C'è un bel Babbo Natale un po' preso per il collo, ma simpatico. Questo è l'ingresso del tunnel che porta alla stazione dei treni e al attraversamento pedonale che porta poi verso il centro di Brunico. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la mattina del 30 dicembre decidiamo di prendere il treno per fare una gita a San Candido, che dista 30 km, molto carina, ma che in questo periodo non offre facili soluzioni per la sosta del camper. Il costo del biglietto è di 5 € a persona per ciascuna tratta. I treni passano ogni 30 minuti e il viaggio, che dura 40 minuti, è davvero rilassante e panoramico. San Candido è una nota località turistica delle Dolomiti, sia in veste invernale sia estiva, e fa parte del Parco Naturale Tre Cime. Assieme alla vicina Sesto, è uno dei pochi comuni italiani che geograficamente non fanno parte della regione italiana, perché sono appartenenti al bacino idrografico del Danubio. A San Candido ammiriamo le vivaci vie del centro pedonale, dove si affacciano eleganti negozi, bar, ristoranti ed hotel, e ci avventuriamo nei vicoli dove si sviluppa il caratteristico mercatino di Natale. Seguiamo Davide ed entriamo nella collegiata dei Santi Candido e Corbiniano, che fa parte di un complesso monastico e comprende un massiccio campanile del 1325. La chiesa, fondata nell'VIII secolo e completamente ristrutturata tra il XII e il XIII secolo, è considerata il più importante monumento romanico del Tirolo e delle Alpi orientali. A parte la fondamentale rilevanza della sua architettura, la chiesa conserva notevoli opere d'arte.
Dopo un veloce pranzo in un simpatico ristobar, facciamo una breve passeggiata lungo il Rio Sesto, che qui si unisce al fiume Drava. Arriviamo così al comprensorio sciistico del Monte Baranci, i cui impianti di risalita partono praticamente dal centro di San Candido. È un comprensorio sciistico molto indicato per le famiglie ed offre diverse attrazioni, tra le quali un grande parco giochi per i bambini, nonché una facile pista da slittino. Il mattino del 31 dicembre, in 10 minuti a piedi, dal nostro parcheggio raggiungiamo il centro di Brunico, che è il capoluogo storico, culturale, economico e amministrativo della Valpusteria. La via centrale, Stadtgasse, è la strada principale del centro storico, cui si accede attraverso le antiche porte della città. Caratterizzata da edifici con finestre a sporto coronati da timpani merlati, ha conservato il suo aspetto architettonico di tipo medievale, sebbene i palazzi siano ora occupati da negozi e locali di tutti i tipi. Dalla porta orientale una via sale al castello medievale. Salita al castello. Il castello è quello lì, non è molto alto, Il castello di Brunico sorge su una collina che sovrasta il centro storico della cittadina. Fu fatto costruire nel 1251 dal principe vescovo di Bressanone Bruno von Kirchberg. Il castello è facilmente raggiungibile con una breve passeggiata che sale dal centro della città. Prendiamo inizialmente il sentiero sulla destra perché appare più panoramico. Ma dopo una breve salita il percorso diventa impraticabile a causa della neve sul terreno. Così torniamo sui nostri passi e saliamo dal lato sinistro, come era anche indicato dal cartello, bastava leggere. Nel 2011 Reinhold Messner ha ottenuto la possibilità di utilizzare un'ala del castello per 20 anni a titolo gratuito ed ha allestito qui una quinta sede del suo Messner Mountain Museum. Si accede attraverso il portone meridionale grazie ad una rampa che un tempo era un ponte levatoio. Ciao, iscrivetevi al mio canale. Superata la porta entriamo in un cortile dove si trovano la biglietteria e lo shop che vende numerosi articoli locali e souvenir. Il biglietto d'ingresso costa 14 euro e non è consentito fare riprese foto-video e neppure condurre gli amici a quattro zampe. Questo è lo shop del castello. Cosa hai fatto? Ho lanciato un petardo e anche se mi arrestano non è stata colpa mia però. Ciao! Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say Un panificio meraviglioso. Prima abbiamo preso i pretzel per Davide, adesso prendiamo qualcos'altro, perché qui dentro hanno di tutto veramente. Bene.
Ciao lo strudel! Time is running out. Lately I've lost my track. I've sailed the deepest seas, hoping to find something. Ecco, abbiamo preso i berrettini qui al mercatino, i berrettini uguali per Tommaso e per Davide. La Valentina invece l'ha preso sul castello di Messner. E dopo essere iscritti sotto al canale e schiacciate la campanella. Ciao, buon video! E stasera qui a Brunico, grande concerto di Capodanno con birra a fiumi. Noi però qui ci spostiamo, non staremo qui stasera per festeggiare il Capodanno. Infatti, dopo gli acquisti di rito, siamo tornati ai camper e con un breve trasferimento di 3 km ci siamo spostati in località Riscone, al parcheggio degli impianti sciistici del Plan de Corones. Il parcheggio è molto grande, abbastanza in piano, gratuito ed i camper possono sostare anche la notte. Qui abbiamo festeggiato alla grande l'arrivo del 2023. La discesa dei bambini. Einen ganz großen Applaus für unsere Kinder. Un grande applauso per i nostri bambini. E fra poco arrivano i diavoli rossi della scuola di sci Kronplatz. In Kürze erreichen auch die Roten Teufel, das Skischule Kronplatz, das Team. Un grande applauso per i bambini con le fiaccole. Einen großen Applaus für die Kinder mit der Fackel. I diavoli rossi della scuola di sci Kronplatz, die Roten Teufel. Sie sind hier mit der traditionellen Fackelabfahrt. Un grande applauso per i diavoli rossi, einen großen Applaus für die Roten Teufel. Tantissimi auguri di un felice 2023 a tutti gli amici che seguono il mio canale. Ciao a tutti, qui siamo a Riscone sopra Brunico e abbiamo la discesa dei maestri di sci del Plan de Corones. Ciao, auguri a tutti, auguri! Abbiamo cenato in un ristorante proprio qui sopra il parcheggio, ma al nostro ritorno in camper intorno alle 2 di notte ho scoperto sul pannello di controllo dei servizi che il livello di carica della batteria era molto basso e infatti l'app del BDS 180 indicava che ci restava circa un'ora di autonomia. Abbiamo tenuto spente le luci e messo la ventola della Trum in modalità eco. Per fortuna siamo arrivati al mattino ancora con il riscaldamento acceso e poi, per quanto poco, il sole ha fatto la sua parte. Siamo fatti un caffè e ci siamo incamminati lungo le piccole stradine nevate in mezzo alla campagna che ci hanno regalato tanta aria pura e la vista di magnifici scorci e grandi panorami. Intanto i ragazzi hanno preso lo ski pass giornaliero al costo di 69 euro a testa
per iniziare l'anno con fantastiche discese nel meraviglioso comprensorio del Plan de Corones. Saluto a tutti.